100 km con una sola ricarica. Lei è la C-Rasher Comoda Pro. Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere questo video, questa bici elettrica pedalata assistita che ha un'autonomia davvero elevata, soprattutto è una bici omologata senza acceleratore da 250 watt che ha un picco di potenza davvero elevato dovuto alla batteria che a breve vi faccio vedere. Prima di tutto c'è da dire che è una bici non pieghevole, una bici particolare perché è una bici che, come vedete, ha un telaio basso e può essere utilizzata da qualsiasi tipo di persona. Anche la sella ha un'altezza minima da 80 a 97. Ovviamente è una bici in configurazione con manubrio basso. Colorazione particolare, ne sono disponibili altre sul sito, ma a mio parere era quella che meritava di più. Guardate come è costruita bene. Ovviamente è una fat bike, abbiamo ruote da 20x4, le solite che troviamo sulle varie fat bike, cambio Shimano Tourney, in questo caso a 7 rapporti che vedete qui. C'è anche una versione premium con 8 rapporti. Come vedete qui abbiamo l'enorme batteria estraibile da 52 volt 20 ampere che non solo dà un ottimo spunto di coppia ma permette un'elevata autonomia. Io credo che la batteria sia la cosa più pesante di questa bici. 52 volt 20 ampere 1040 wattora. Se dovete alzare la bici, mi raccomando, toglietela. Veramente, io sono veramente scioccato dalla qualità costruttiva di questa bici. Si vede che è un prodotto di fascia alta. Qui abbiamo il connettore per la ricarica, mentre qui c'è la chiave per estrarla. Anche il lato sospensioni è davvero molto completa. Guardate il sistema di leveraggio posteriore, uno schema che permette non solo di avere un buon comfort, ma abbiamo anche un mono di livello. Questo è un ammortizzatore ad aria. Eccolo qui, addirittura come vedete sui perni ci sono anche le coppe di serraggio. Per invece le sospensioni anteriori abbiamo una forcella pluriregolabile, possiamo irrigidirla al massimo e la forcella, come vedete, è bloccata. Se andiamo a ridurre la compressione, guardate quanto diventa morbida. Questo permette di avere una bici regolabile su più livelli, quindi chi vuole un assetto più morbido o chi vuole un assetto più rigido, o anche a seconda del sentiero che vogliamo fare. Questo ci permette di avere comunque una bici che è sfruttabile sia in città e sia nello sterrato. Guardate anche la cura dei particolari. Qui abbiamo una bici che è tutta in alluminio. Questa vedete leva qui ci permette di regolare la compressione della forcella su tantissimi livelli, quindi possiamo metterla al minimo, al massimo o su tutte queste regolazioni, e veramente è una cosa che su molte bici vedo ma non funziona. Qui invece abbiamo il precarico che è sempre giusto regolare, sempre di poco. Quando andate a fare le prove ovviamente voi valutate, altrimenti regolate solo la compressione. La frenata è affidata a due dischi da 180 mm. Eccoli qua, il primo che è a margherita, buona la costruzione, non è il classico disco che vediamo su bici economiche, e anche al posteriore. Tra l'altro la frenata è molto modulabile perché qui abbiamo un sistema a olio minerale che permette di avere una buona modularità ma allo stesso tempo una forza incredibile quando andiamo a premerlo forte. Facciamo vedere quindi la zona manubrio che si può regolare in varie angolazioni, anche la parte qui tramite un chiavino a brugola, display centrale che oltre ad essere a colore è molto ricco perché ci permette di capire anche la potenza che stiamo usando e quindi di ottimizzare l'autonomia, la velocità anche con i decimi, 5 modalità,
la quinta è davvero, spinge forte, soprattutto se tenete le marce basse. Il trip, il contachilometri totale, andando a cliccare vediamo la velocità media, il tempo di utilizzo, i watt in tempo reale utilizzati. Allora, qui abbiamo la parte dei comandi per passare dalle varie modalità. Guardate, se vado a premere il tasto impostazioni c'è la possibilità di davvero cambiare innumerevoli settaggi. Tra l'altro, se torniamo indietro tenendo premuto con il tasto di accensione, guardate per la parte motore, la parte sensibilità, quanto abbiamo da smanettare. Sotto abbiamo il tasto per accendere il faro, campanello meccanico. Qui abbiamo tutta la parte del catarifrangente e abbiamo un lenticolare a LED. Vi faccio vedere anche come illumina la sera questo lenticolare anteriore, la rende davvero molto bella. Tra l'altro si può anche regolare con... Qui, come vedete, al centro abbiamo non solo centralino e cablaggio, ma qui, nonostante il motore sia un Bafang posteriore davvero potente, abbiamo un sensore di coppia che ci aiuta ovviamente nella pedalata ed è anche abbastanza sensibile, davvero buono, e subito si può regolare anche addirittura la sensibilità quando partiamo, quindi quando iniziamo a spingere il pedale. Allora, il tasto assistenza, andiamo su 3, vediamo. Ok, c'è un po' l'assistenza, però comunque bisogna risalire con la prima o con la seconda. E una volta poi partita, diciamo che ce la fa tranquillamente. A 160 kg, batteria quasi scarica, abbiamo fatto 94 km e guardate qua, questa è C-Rusher in 2. Proviamo la salita. Che roba, pazzesca, per essere omologata. Da qua, ok, tranquillamente andata, riesce addirittura a raggiungere la velocità massima. Ovviamente il livello di assistenza 5, quasi 25 km/h con 94 km percorsi. Beh, la prova potenza direi che è andata. La bici risulta davvero piacevole da guidare e se si sanno utilizzare bene le marce si può sfruttare per lo più il motore per pedalare meno, oppure sfruttare anche i propri muscoli delle gambe e ottimizzare quella che è l'autonomia. Io ho potuto fare anche qualcosa in più, molte volte ho cercato di utilizzare il motore perché mi scocciavo od ero stanco. Insomma, il motore è rapportato bene e anche il cambio per una bici bloccata a 25 km/h. Allora, io sono a livello di assistenza 5. La bici ovviamente riprende subito e va al massimo della potenza anche con una semplice pedalata. Se vado a scendere, ad esempio su 2, l'ingresso è un po' più dolce e ci sarà anche un consumo minore di batteria. Però comunque riesco a tenere tranquillamente sul piano, leggera discesa, questo range per andare a ottimizzare comunque la batteria. Allora, ad esempio qui se metto la quarta per prendere subito velocità senza fare sforzo, vado ad abbassare la marcia e poi inizio man mano ad aumentare. Ovviamente io cerco di avere sempre un intervento del motore quando serve, ma più che altro per non solo migliorare l'autonomia, ma anche per fare un po' di movimento per le gambe in maniera piacevole. Altrimenti, se non voglio fare niente, già se vado a 3 e metto una marcia bassa, praticamente mi basterà soltanto girare i pedali
per andare in maniera totalmente leggera e far spingere ogni tanto il motore, che da bloccato comunque è ottimizzato anche per i consumi. Mentre se la vado a impostare su 5, cioè va praticamente quasi solo di motore. Ovviamente il limitatore poi entra in gioco e arrivati ai 25 il motore si stacca, ma riuscite a fare qualcosa in più, come ad esempio in discesa. Il cambio, un classico cambio che abbiamo visto, non è tra i migliori, ma fa quello che deve e in totale affidabilità. Al massimo quello che vi consiglio è di ingrassarlo un po'. La bici ovviamente, come detto, è agilissima, anche la frenata è ottima, basterà carezzare leggermente, diciamo, i freni, però vi assicuro che mi trovo davvero da Dio. Poi mi piace l'impostazione del manubrio basso, mi dà molto più la sensazione di mountain bike piuttosto che quello alto, e la bici non è goffa come altre che ho visto, nonostante il peso, è ben equilibrata. Mi piace. Forse non può piacere a tutti il manubrio basso, ma nel mio caso è ok. Qui c'è anche il portapacchi, tra l'altro il parafango è dotato anche di stop e luce fissa di posizione. Ovviamente la bici non è pensata per essere trasportata, perché non è pieghevole, tra l'altro con la batteria da 20 A e 52 volt che gli offrono uno spunto eccezionale. Cioè, questa bici è bloccata, ma il motore esprime tanta coppia e vi permette di salire davvero ovunque, quindi voi riuscite a fare 25 veramente in qualsiasi condizione. L'unico neo è che la bici è un po' pesante, e questo è dovuto anche non solo comunque alla struttura ben fatta, ma anche comunque agli ammortizzatori e la batteria, che vi ho detto prima comunque è anche abbastanza grande. Qui sotto la sella, che ha anche una buona imbottitura, c'è una maniglia che permette di alzare la bici per, diciamo, spostamenti rapidi, anche se ce l'avete in garage. Nella mia prova quindi la C-Rasher Comoda Pro si è davvero comportata bene. Lei è davvero solida sulla strada, essendo che anche non è una bici pieghevole, permette di avere una grande stabilità. Come detto, ovviamente è una bici un po' pesante, quindi non è proprio indicata per una bici da trasporto, ma quello che posso dire è che anche la seduta e l'entrata e l'ingresso è davvero comoda, agile, grazie al telaio molto basso. È una bici non la classica elettrica che vedete che ha il manubrio alto, è una bici a manubrio basso, quindi la sella solitamente sarete comunque diciamo un po' abbassati, ma quello che posso dire è che questa configurazione permette di avere una bici più stabile, ma allo stesso tempo una bici dove non caricate troppo sulla schiena e sul sedere. Perché le bici a manubrio alto vi fanno stare troppo dritti a mio parere, mentre lei secondo me ha una buona configurazione. Il reparto sospensivo è ottimo, perché la bici può essere regolata sia in maniera molto rigida per avere grande stabilità, controllo e padronanza soprattutto in off-road, oppure può essere settata al massimo comfort, quindi molto morbidosa e molto morbida, e questo permette quindi di essere più rilassati. La bici, nonostante sia una 250 watt, grazie alla coppia riesce a salire praticamente ovunque. Basterà sfruttare le marce e i 5 livelli di assistenza per avere una bici pronta a tutto. Sappiamo che ovviamente il limite legale è 25, ma il picco di coppia di questa bici è davvero impressionante. Ha anche un portapacchi, quindi può essere utilizzata per andare a fare le commissioni. A mio parere il lato anche estetico è davvero tanta roba. Cambio Shimano invece, che comunque è un classico cambio che abbiamo visto già su molte bici. Se volete quindi una bici omologata con tanta coppia, ma soprattutto con una batteria che vi permette di fare tranquillamente 100 km, ancora devo fare cicli di ricarica, quindi mi aspetto anche di fare qualcosa in più, questa forse è la soluzione ideale. Il prezzo scontato mi pare sia di 1.699, ma se ci fosse eventualmente un coupon vi basterà andare sul canale Telegram Guida Informatica 1, vi lascio tutto lì, oppure scrivete un commento anche per eventuali dubbi o domande. Un saluto a tutti e alla prossima.